croissant francesi fatti in casa. Oggi andiamo a preparare i croissant francesi. È una ricetta alla quale io sono molto affezionata perché per arrivare a questo risultato ci ho impiegato tanto tempo, tanti studi, tante prove, tante ricette fallite e finalmente posso dire che questa è la mia ricetta definitiva. Buongiorno amici di YouTube, anzi buonasera perché sono le 9:30 di sera e io sono qui per voi a cucinare. Intanto mi presento, sono Federica di Una Famiglia in Cucina, mi potete trovare sul blog e su tutti i social appunto come Una Famiglia in Cucina. Ho sempre avuto la passione per preparare tanti manicaretti per la mia famiglia e adesso eccomi qua ad aver trasformato questa passione in un vero e proprio lavoro. Bando alle ciance, vi presento il piatto di oggi che andremo a terminare domani. Sono i croissant francesi. Il croissant ha un impasto semplice: acqua o latte e farina, basta. Differente invece è il cornetto all'italiana che ha un impasto molto più grasso, molto più aromatico, c'è la presenza del burro, ci sono le uova, la vaniglia, la scorza di arancia. Siamo qui alle 9:30 di sera perché per comodità e praticità è meglio preparare l'impasto base, detto pastello, la sera prima, così lo si lascia lievitare per tutta la notte in frigo e l'indomani si va avanti con la preparazione. Ecco quindi gli ingredienti che ci serviranno: acqua, latte, zucchero semolato, pizzico di sale, lievito di birra fresco o secco disidratato, ma sempre di birra, farina. Io ho usato una farina con 13 grammi di proteine e lo trovate scritto sulla confezione. In alcuni casi troverete anche il numero della forza indicato con la W. Io ho usato una farina da 300 di forza, ma nel caso in cui non ci fosse indicato questo valore vi basterà vedere la percentuale di proteine. Poi andremo ad incassare tramite diversi giri di pieghe il burro. Cercate un burro di buona qualità con almeno l'82-83% di grassi, perché il problema è la quantità eccessiva di acqua che poi va a rovinare il risultato finale. C'è un trucchetto che è quello di aggiungere al burro morbido il 20% di farina. Quindi facciamo un esempio: abbiamo 300 grammi di burro, lo scaldate un po' al microonde o lo tenete fuori dal frigo almeno un'oretta, anche due, aggiungete 60 grammi di farina, mescolate e poi continuate con la ricetta che adesso vi andrò a dire. Io in questo caso ho utilizzato il burro Corman, quindi non è necessario aggiungere la farina perché questo è un burro perfetto per la laminazione e la sfogliatura. Iniziamo a creare il pastello, cioè l'impasto. Versiamo nella ciotola di una planetaria la farina, lo zucchero, lievito di birra sbriciolato, latte e acqua. Adesso iniziamo ad impastare per almeno 15-20 minuti, sempre a bassa velocità. Ecco, vedete che subito dopo qualche secondo inizia a formarsi l'impasto. Possiamo aggiungere il sale. Adesso, mentre la planetaria va per una ventina di minuti, noi non perdiamo tempo e prepariamo il burro. Io ho tirato fuori dal frigo il burro circa un'oretta prima di iniziare perché deve essere un po' morbido per stenderlo. Adesso lo andiamo infatti a stendere in un quadrato 25 x 25 all'interno di 2 fogli di carta forno. Io qui l'ho già creato, vi basterà usare un righello e una matita, ecco, vedete? E vado a posizionare all'interno il burro, lo vado a ricoprire con il secondo foglio di carta forno. Adesso pieghiamo i bordi, stendiamo il burro su tutta la superficie. Vedete quanto è comodo? È praticamente già steso. Lo mettiamo a riposare in frigo per tutta la notte.
Bene, i 20 minuti sono passati, adesso andiamo a prendere il nostro impasto. Eccolo qua, questo è l'impasto che dovrete ottenere. Non è umido, non si appiccica alle dita. Adesso lo appiattiamo leggermente, lo mettiamo in teglia e lo copriamo con della pellicola. Io vi consiglio sempre di prepararlo la sera prima e lasciarlo maturare una notte in frigo, perché così domani l'impasto sarà molto più lavorabile. Se non avete tempo, che preferite farlo il giorno stesso, va benissimo, lo lascerete lievitare fuori a temperatura ambiente e salterete il passaggio della maturazione in frigo. Adesso vado a dormire, ci rivediamo domani mattina. Eccoci qua amici cari, buongiorno, la notte è passata, io ho tirato fuori l'impasto dal frigo un'ora e mezza prima di iniziare, si è gonfiato leggermente, lo prendiamo e lo stendiamo senza l'aggiunta di farina in un rettangolo di circa 35 x 25, perché poi noi adesso lo andiamo a mettere in freezer una mezz'oretta, perché così quando poi andiamo ad incassare il burro il pastello è bello freddo. Adesso lo ricopriamo con la pellicola, andiamo a metterlo mezz'ora in freezer. Eccoci qua, allora mezz'ora è passata, adesso lo andiamo a stendere. Allora io quello che dico sempre è di non mettere troppa farina, perché sennò poi fa fatica l'impasto a sigillarsi intorno al burro, ok? Quindi se riuscite non mettetene proprio. Lo stendiamo in un rettangolo di circa 53 x 25. Misurate sempre con il righello. Tutta la superficie deve avere lo stesso spessore. Tirato fuori dal frigo il burro 10 minuti prima. Ok, adesso che abbiamo steso il nostro rettangolo andiamo ad incassare il burro. Se lo mettete che è ancora troppo freddo, rischia poi che quando lo stendete con il mattarello all'interno del pastello inizia a rompersi in tanti pezzi, ok? Deve flettersi ma non rompersi. Adesso lo andiamo a chiudere. Mi raccomando, i bordi non devono sovrapporsi, devono semplicemente combaciare. Pizzicate con le dita. Voilà, abbiamo coperto il nostro impasto, mezz'ora in frigo. Mi raccomando, quando fate queste operazioni, il pasto e il burro devono essere sempre belli freddi. Non appena vedete che inizia a scaldarsi il burro o a scaldarsi l'impasto, mettete subito a riposare in frigo. Non abbiate fretta. Adesso andiamo a stendere l'impasto in un lunghissimo rettangolo lungo 70 cm. Mi raccomando, fate questa operazione in maniera piuttosto veloce, rapida, perché sennò si scioglie tutto. Se vedete che l'impasto inizia a scaldarsi, non abbiate timore a rimetterlo in frigo e a farlo riposare. Abbiamo fatto il nostro rettangolo da 70 e facciamo la prima piega a 4. Vado a rifilare i bordi. Adesso andiamo a fare una piega a 4 e poi dopo facciamo la piega a 3. Si piega la pasta a 1/4 e a 3/4. Togliamo la farina in eccesso e voilà. Questa è la piega a 4. Adesso andiamo a ricoprire con pellicola, lo andiamo a mettere in frigo e lo lasciamo per mezz'ora almeno, anche un'ora, se vedete che l'impasto è ancora un po' caldo. Eccoci qua con il nostro impasto bello freddo, passata mezz'ora, adesso lo andiamo a stendere di nuovo in un rettangolo di 70 cm. Il verso in cui si deve stendere è così, non così. Ok? Si stende nel senso delle aperture e stendiamo in un rettangolo da 70 cm con delicatezza. Fatta la nostra ultima piega a 3, copriamo la nostra sfoglia e lasciamo riposare in frigo per almeno un'ora e mezza, anche 2. Deve essere un impasto bello freddo. Ci vediamo dopo. Terminate le 2 ore, adesso andiamo a stenderlo nel rettangolo definitivo dove andremo a formare i nostri croissant.
Formato il nostro rettangolo, andiamo a rifilare i bordi. Quindi fate sempre quei 2-4 cm in più quando lo stendete, perché poi andiamo a togliere i bordi in eccesso. Questi non buttateli, cuoceteli lo stesso, ve li usate così come grissino sfogliato. Adesso andiamo a formare 6 rettangoli di base 10. Con un bastoncino di legno mi aiuto per tagliarli dritti, regolari. Adesso cosa andiamo a fare? Per ogni rettangolo lo andiamo a dividere in 2 triangoli. Adesso quello che io vi consiglio di fare è di mettere questi triangoli su una teglia coperta sempre da pellicola e metterli 10 minuti in freezer. Ci rivediamo fra 10 minuti. Ok gente, adesso andiamo a formare i nostri croissant. Prendiamo un triangolo, lo andiamo a stendere leggermente, schiacciamo un po' la punta, facciamo un piccolo taglietto e lo andiamo ad arrotolare. La punta va schiacciata sotto, lo schiacciamo leggermente, ecco fatto il nostro primo croissant. Io ho preparato 2 teglie e in ognuna ho messo 6 croissant, mi raccomando metteteli un po' distanziati. Adesso andiamo a metterli a lievitare, li metto in forno spento con una ciotola di acqua calda e un termometro per arrivare alla temperatura di 24-25 gradi, non deve superare la temperatura di 26 gradi, questo è fondamentale, altrimenti andrete a rovinare tutto il lavoro svolto perché il burro inizierà a sciogliersi. Mettiamo a lievitare per 2 ore, anche 2 ore e mezza, devono raddoppiare di volume. Ci vediamo dopo. Ecco pronti i nostri croissant dopo 2 ore di lievitazione in forno. Io ho mescolato un tuorlo con 2 cucchiai di latte e vado a spennellare la superficie dei croissant. E mi raccomando, quando fate questa operazione, con molta delicatezza, perché sono veramente molto soffici, basta un niente per smontarli. Poi io vi consiglio, dopo 10 minuti che avete fatto la prima spennellata, di ripassare con una seconda spennellata, così avranno un colore più uniforme durante la cottura. Ho acceso il forno a 200 gradi, modalità ventilata. Quando l'inforno abbasso la temperatura a 170 gradi, butto sul fondo del forno un paio di cubetti di ghiaccio e li cuocio per circa 20-25 minuti. Adesso li andiamo a spennellare con lo sciroppo di acqua e zucchero. Ho messo 40 g di acqua e 40 di zucchero. Li lasciamo raffreddare su una gratella per una mezz'oretta. Mi raccomando, spennellateli quando sono ancora caldi, Ed eccoli qua finalmente i croissant fatti. Io spero che vi sia piaciuta questa ricetta, non so se avete visto come sono dentro e la soddisfazione è tanta. Se avete delle domande scrivetemele nei commenti. Io vi saluto, ma prima vi ricordo di iscrivervi al mio canale, mettere un like al video e attivare la campanellina. Mi aiutate tantissimo, per voi è un piccolo aiuto ma per me è grandissimo. Vi saluto e ci vediamo alla prossima ricetta. Vado a mangiarmi finalmente i miei croissant. Ciao!